Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, ascendente bilancia, luna o Venere in bilancia. Andiamo a vedere come sarà questo febbraio 2025. Per tutte le ragazze e i ragazzi che ancora non l'avessero visto, invito a guardare l'oroscopo 2025 dove analizziamo tutte le 12 case astrologiche della tua vita, ossia le aree principali della tua vita, andando nella mia playlist oroscopo 2025. Ok? E per tutte le ragazze nuove invito a studiare i contenuti dei miei podcast, soprattutto l'arte sciamanica, per implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. Allora, partiamo subito iniziando a vedere qual è la linea evolutiva per te in questo mese con le carte degli Angelion. Vediamo un po'. Linea evolutiva per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, febbraio 2025. Chiedo ai maestri, per favore, mostratemi qual è la tua linea evolutiva in questo mese. Maestri, mostratemi. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Maestri, mostratemi. Allora, mettiamo gli Angelion qui. Pacificazione dell'albero genealogico. Bene, ok. In questo mese abbiamo la possibilità di pacificare gli spiriti perturbati dei nostri antenati. Come si fa? Ve lo spiego dettagliatamente nel video Magia Pratica 8. Vi spiego come fare l'altare agli antenati, come dedicare i meriti ai tuoi antenati delle tue azioni spirituali quotidiane, in modo tale da andare a pacificare quegli spiriti perturbati che si riversano nella tua vita attuale sotto forma di problematiche, incidenti vari o situazioni che si ripetono, quindi la maggior parte di quelle situazioni che si ripetono o di eventi anche nefasti o problematici hanno a che fare in questo mese con la pacificazione dello spirito perturbato di uno o più tuoi antenati. Quindi in questo mese è importante dedicare l'attenzione a dare i meriti di tutto ciò che fai ai tuoi avi, ai tuoi antenati, ai tuoi genitori se sono dall'altra parte del velo, ai tuoi nonni, dedicare ciò che fai anche se fai un piatto di pasta, un piatto di qualcosa di... Quando cucini, dedica i meriti ai tuoi avi e ai tuoi antenati, perché dovete sapere che gli spiriti si nutrono di odori. Ve lo spiego bene nel video Magia Pratica 8. Ecco perché gli incensi, ecco perché i profumi, gli oli essenziali, perché siccome gli spiriti hanno un corpo di bardo, il corpo di bardo è un corpo energetico. Quando lasciamo il corpo fisico, noi vestiamo un corpo di bardo e quel corpo di bardo si nutre di odori. Quindi dedicare i meriti di quello che cucini, se hai un piatto in particolare che piaceva a tua nonna, a tuo nonno o ai tuoi genitori, cucina quel piatto, mangia quel piatto dedicandolo ai tuoi genitori o ai tuoi nonni. Nel video Magia Pratica 8 è importante che tu lo guardi bene, lo ascolti bene per vedere come si fa. E quindi questo è il mese in cui c'è una straordinaria opportunità di dissolvere un karma con la pacificazione dell'albero genealogico. Ok? Bellissima energia. Andiamo a vedere adesso con gli oracoli. Mettiamo 3 carte per gli oracoli per te. E ricordati di pronunciare ogni volta che fai i rituali agli antenati o dedichi i meriti il mantra Sabbe Satta Sukhi Hontu, che trovi nella mia playlist Meditazioni guidate, dove vi faccio fare l'ipnosi per inserirvi il codice della prosperità, il mantra con Sabbe Satta Sukhi Hontu, d'accordo? Ok. Allora, vediamo un po'. Bilancia, febbraio 2025. Uno, due e 3. Allora, andiamo a vedere un po' le energie quali sono in questo mese. La porta socchiusa,
la serratura e la chiave, non ci posso credere. Ti stavo per dire, qua devi costruire la chiave per aprire questa porta e la chiave ce l'hai in mano tu. Allora, questo è un mese che parte in sordina per te. Parte in sordina con qualcosa che hai dentro, a cui ti stai approcciando, un po' l'eremita questa carta, no? Dove c'è l'uomo con la torcia in mano. Hai fatto una grande introspezione, hai fatto un grande lavoro su te stesso, grazie anche a tutto quello che facciamo sul canale. Se sei nuova del canale, sono tutti video di magia pratica applicati poi con i tarocchi quotidiani che facciamo. E questo è il modus nostro operandi. Allora, hai fatto un grande lavoro su te stesso o su te stesso. In questo mese tu ti rivolgerai ad andare a scoprire qualcosa che potevi scoprire solo grazie alla tua saggezza raggiunta. Prenderai fiducia in te stesso e in te stesso grazie al lavoro introspettivo che hai fatto, per aprire una porta che era chiusa da un po' di tempo. Tale porta chiusa ha a che fare con l'autostima, quindi andrai ad affrontare delle situazioni che non hai mai affrontato prima, perché avevi bisogno di fare un lavoro interiore che già hai compiuto. La chiave mi parla di una chiave, ci sarà la risoluzione di una cosa importante su cui stavi meditando da tempo. E il sottobosco di questa cosa su cui stavi meditando da tempo è l'affrontare delle situazioni che hanno a che fare con il tuo coraggio, la tua autostima, la stima in te stesso e in te stesso, che ha a che fare con il sentirti dentro un esercito che ti abita. Io ve lo spiego sempre, noi siamo comprensivi dei nostri avi, i nostri antenati, lo spirito del genio, lo spirito della creazione consapevole, lo spirito del giaguaro, lo spirito della visione, della parola, il potere del drago. Quindi avrai una forza per affrontare una situazione, io credo che riguardi soprattutto le circostanze relative alla pacificazione dei tuoi antenati. Circostanze che non riuscivi a risolvere, situazioni che vedevi in ombra o che vedevi in buio. Allora, questa è la chiave. Va bene, questa è la chiave. Anche litigi in famiglia o situazioni un po' distruttive o situazioni che ti hanno dato una certa sofferenza. Qua c'è la chiave questo mese. Magari litigi in famiglia o con qualcuno su cui ci hai meditato tanto, o dissensi in famiglia che ti hanno dato sia gli strumenti spirituali su cui lavorare, sia le acquisizioni spirituali stesse. Ok? Ok, adesso andiamo a svilupparci la porta socchiusa. Vediamo un po' sulla porta socchiusa cosa ci raccontano i tarocchi. Allora, maestri, mostratemi sulla porta socchiusa, per favore. Sulla porta socchiusa, maestri, mostratemi. Sulla porta socchiusa, maestri, mostratemi. Assi di spade, viaggi, spostamenti, cavallo di bastoni, re di spade, il giudizio, il paggio di coppe. Stavi meditando di fare uno spostamento? Qua io vedo che c'è qualcuno, io leggo l'energia, può darsi anche che sia energia specchio da parte di qualcuno. Quindi o tu o qualcuno prende la decisione ferma, una ferma decisione di andare da qualche parte, una cosa meditata a lungo, di spostarsi da qualche parte. Qua c'è l'invito, qua c'è lo spostamento, la chiamata, la decisione, si decide di fare uno spostamento verso. Qua c'è un'offerta, credo qualcuno ti offre uno spostamento, viene verso di te, c'è una decisione ferma che viene presa per uno spostamento. Ed è una decisione tanto pensata, è una decisione tanto a lungo pensata con la porta socchiusa, Che faccio? Ah, vado, non vado, vado, non vado. O può essere qualcuno verso di te, mi può parlare di chiunque, anche di figli. Oppure sei tu che vai verso qualcuno o qualcosa, si prende la decisione di fare anche pace con qualcuno. Ricordiamo lo spostamento per, scusami, la pacificazione dell'albero genealogico.
C'è qualcuno che prende la ferma decisione di fare uno spostamento, di avanzare verso di te, ed è qualcosa di amorevole col paggio di coppe. È qualcosa di amorevole, di apertura, anche un amico che una buona amicizia che ti aiuta a prendere una decisione, di spostarti o di andare da qualche parte, una persona che ti aiuta a prendere una decisione di andare da qualche parte o di spostarti, o una riconciliazione, va bene? Ok. Qua abbiamo i segni di bilancia come te, gemelli, Acquario, Ariete, Leone, Sagittario, Capricorno, scusami, no, Capricorno no, Pesci, Cancro, Scorpione e Acquario, sì. Ok, vediamo un po' di cosa mi parla la serratura. La serratura, febbraio 2025, bilancia sulla serratura. Mostratemi spiegazioni sulla serratura. Spiegazioni sulla serratura. Un 10 di bastoni, stanchezza, vedo qua. Il mago, opportunità. 10 di coppe. Il mondo. Questi sono viaggi, spostamenti o comunicazioni. Un'altra. 8 di coppe. Allora, qua c'è chiaramente una riconciliazione familiare. Una riconciliazione familiare, assolutamente, anche qui viaggio, spostamento, viaggio, o qualcuno che rientra, riconciliazione familiare con 10 di coppe, o familiare o di amici stretti, amici intimi, una situazione che ti è pesata molto. 10 di bastoni. Una situazione di ristrettezza emozionale che ti ha pesato. Qua abbiamo la luna che mi parla di angosce, di paure, vedi, ci sono dei blocchi con qualcuno in famiglia. 7 di bastoni, re di denari. Qua c'è anche molto orgoglio, qualcuno anche molto orgoglioso. Riconciliazione in famiglia o riconciliazione con qualcuno. Sì. O comunque sia, qua c'è la pacificazione di qualcosa, di qualcuno, con qualcuno o in famiglia. Probabilmente qualcuno che prende la decisione di venire anche se stava lontano, o c'è un incontro. C'è una riconciliazione con 10 di coppe, familiare, o con delle persone a te molto care. Una situazione che ti è pesata tanto, 10 di bastoni. Può essere che anche tu torni sui tuoi passi, però qua io vedo chiaramente col mago che c'è la manifestazione della pacificazione familiare col 10 di coppe, mi spiego? Te da maga, no? Da mago. E anche un chiudere un ciclo di situazioni un po' difficili in famiglia. L'8 di coppe, vediamo dove va l'8 di coppe. L'appeso, cambia prospettiva, su un cambio di prospettiva va, regina di spade, qua ci sei tu. Anche tagliare con delle eventuali pesantezze familiari che ti sei portata avanti, e pacificare tutto questo, capendo che le situazioni che hai proiettato a livello di anima nella realtà concreta erano funzionali alla tua evoluzione. Di cosa mi parla l'appeso? L'asso di spade, sì, taglio netto con situazioni difficili e nuovi inizi, di comunicazioni, comunicazioni che cambiano la prospettiva delle cose e quindi permettono una pacificazione. Qua abbiamo i segni dei gemelli, pesci come segni principali, o ascendente in tal senso, ok? Allora, andiamo a vedere adesso la chiave. Mostratemi, maestri, sulla chiave, per favore. Spieghiamo la chiave. Spieghiamo la chiave. Maestri, mostratemi. Spieghiamo la chiave, per favore. Chiariamo la chiave. Sì, 3 di spade. Dolore emotivo. 2 di coppe che ci si vuole mettere alle spalle, paggio di bastoni. C'è un dolore emotivo che ci si vuole mettere alle spalle, vedi?
un dolore emotivo ci si vuole mettere alle spalle e c'è una proposta qua da parte di qualcuno che può parlarmi di chiunque, l'amore poi lo vediamo dopo, l'amore ad ampio raggio. Cos'altro? 8 di bastoni, comunicazioni per mettersi alle spalle un dolore emotivo, riconciliazione familiare o con qualcuno, una bellissima energia. C'è qualcuno che arriva nei tuoi confronti che vuole mettersi alle spalle un dolore emotivo, mi può parlare di figli, di amicizie, di famiglia. Assolutamente sì, viaggi, spostamenti e movimento nei tuoi confronti, la chiave che risolve una questione difficile. 3 di spade. Sì, il 6 di coppe è una bellissima energia che mi parla sia di una persona, sia di famiglia, sia di figli, sia di cugini, di zii. Ci sono queste comunicazioni verso questa apertura emozionale per mettersi alle spalle un dolore emotivo, una chiusura. Qua acquisisci molta forza e molto potere, grazie alla pacificazione dell'albero genealogico ti dico che tu vai a riconquistare anche la tua bambina interiore che magari non avendolo ascoltato, comunque sia con le ferite che noi abbiamo tutti del bambino interiore, abbiamo realizzato delle relazioni sofferenti, elaborando un grosso dolore emotivo. Questo è il tuo caso, d'accordo? C'hai la chiave in mano. Ok, bellissima stesa perché mi parla di risoluzione su più fronti. D'altronde, guarendo le ferite dei nostri antenati, noi guariamo noi stessi, perché noi siamo il frutto dei nostri antenati, anche i nostri sogni, i nostri obiettivi sono tutti sogni e obiettivi che ci vengono da un karma familiare, ok? La maggior parte. Ok, tenendo fede a questo, adesso vediamo nell'amore cosa accade per te in questo mese di febbraio 2025. Cosa accade nell'amore, le mie ragazze e i miei ragazzi della bilancia? Mettiamo prima di tutto la tua linea. Allora, bilancia, amore, la papessa, 4 di bastoni e il re di spade. Io qua, più che nella condivisione con l'altro, qua c'è la papessa, forse c'è silenzio con qualcuno, papessa e il re di spade. Vedo qui che sei molto concentrata sulle tue cose, casa, stabilità, lavoro, molta energia introspettiva, con un'energia molto più determinata a concentrarti nella tua stabilità. Forse c'è silenzio con qualcuno, ma al di là di questo ti vedo lavorare molto su te stessa con la papessa o su te stesso, con la legge spirituale, molto introversa, riversando il tuo sapere spirituale in ciò che ti dà stabilità, con idee ferme e decise che vuoi la tua stabilità prima di tutto. E, ripeto, forse c'è silenzio con qualcuno. La forza, forse qualcuno sta trattenendo le parole. Comunque la tua è un'energia molto di sapienza e di saggezza questo mese, anche nella relazione con l'altro. Vediamo la persona che ti viene incontro in questo mese che energia ha nei tuoi confronti. Bilancia, regina di spade, l'appeso, una persona che sta cercando di chiarirsi le idee e che ti pensa molto concentrata sul suo lavoro. È una persona che è molto concentrata sul suo lavoro con l'8 di denari. Probabilmente ci sono delle questioni ferme di natura lavorativa, cioè è fermo nella relazione perché è molto concentrato sulle questioni lavorative. E ti pensa tanto, ti pensa tantissimo anche mentre lavora. Questo mi dicono, e probabilmente qua ci sono delle altre questioni che bloccano un po' il proseguire. Vediamo di cosa parla l'8 di denari. Del re di denari. Qua vedo una persona molto concentrata nelle sue responsabilità. Fino a questo, quindi ha un'energia che ti pensa molto, sì. Le questioni però amorose, relazionali sono un po' lente o bloccate perché è una persona che vuole raggiungere alcuni obiettivi lavorativi o comunque sia lavorativi, di realizzazione personale, di stabilità, molto concentrata su questo. Ok, vediamo cosa succede alla fine. Cosa succede alla fine in amore per te, bilancia?
Re di bastoni, qua ci sono già 3 re, 5 di spade e il cavaliere di denari. Guarda, allora, due sono le cose qua. C'è una persona, re di bastoni, che fa azioni nei tuoi confronti, no? Perché il re di bastoni è una persona che si muove, che fa azioni, che lo vedi nei fatti. Qua c'è il 5 di spade, che sei tu, bilancia, e un po' di tensione, un po' di rancore rispetto a questa persona se già la conosci, perché le cose possono andare subito, può fare delle azioni, poi però si possono rallentare un po' per questioni lavorative, quindi c'è un po' di tensione da parte tua per questo motivo. Se invece per alcuni di voi qua c'è una persona nuova, se questa persona le cose erano ferme, magari qua c'è una terza persona o una persona impegnata, se le cose sono ferme, qua arriva una terza persona, cioè per te. La cosa può andare un po' più lenta perché tu stai pensando forse al passato con quest'altra persona, però la cosa può andare un po' più lenta, a poco a poco. Cosa viene dopo il cavallo di denari? 7 di spade, sei tu che fai un po' l'evitativa o evitativo. 5 di bastoni, qua ci sono conflitti con altre persone o con l'intorno di questa persona o con il tuo intorno che possono dare un po' di problemi. Sì, vediamo perché il cavaliere di denari. 5 di denari. Qua c'è questioni che riguardano il lavoro come priorità, che stressano. Quindi vedi tu, se è una persona con la quale hai già una relazione, le cose sono un po' ferme perché è una persona che è molto concentrata su delle sue responsabilità, però ti pensa, quindi fa delle azioni, però dopo la cosa si va un po' a scemare, a rallentare per questioni lavorative e tu eviti questa persona perché ti dà un po' di carenza emozionale, oppure c'è una persona nuova, fa azioni, però tu stai un po' così perché stai pensando a quell'altra persona con la quale la cosa è bloccata. È un viaggio introspettivo importante per te a livello relazionale in questo mese. Ricordati che hai la pacificazione dell'albero genealogico. Tutto ciò che si ripete con qualcuno, anche con una persona diversa, tutto ciò che vedi in negativo, ha a che fare con la pacificazione dell'albero genealogico. Ecco perché come prima carta ci sei tu come papessa, anche se sei uomo, che è colei che ha la legge spirituale e sblocca le cose grazie al lavoro introspettivo, cambia la realtà interna, cambia la realtà esterna. Va bene? Vediamo il positivo per te in amore. C'è la stella al positivo, bellissimo. Qua c'è la sanazione, la realizzazione di un obiettivo, di un sogno, proprio nella tappa di febbraio 2025, perché la stella è l'acquario, febbraio, no? E qua mi dice che c'è la realizzazione di qualcosa. È possibile che molti di voi incontrino questa persona nuova. C'è un po' di tensione da parte tua, un po' di stress mentale, e ci vai piano piano, evitando l'altra persona con la quale la cosa era ferma. Va bene? Quindi c'è la sanazione con la stella. Vediamo carta negativa, amore. 10 di coppe. Qua c'è qualcuno che non può darti la felicità completa. Credo che sia quest'altra persona o può essere la stessa persona con la quale fa un'azione e poi dopo la cosa va a scemare di nuovo per motivi lavorativi. Però la carta della stella mi dice che le cose vengono sanate completamente. In questo mese di febbraio ci sarà l'elaborazione di dinamiche emozionali che ti portano alla scoperta di una nuova te, quindi di una nuova realtà esterna. Un pochino di pazienza per vedere le cose, ok? Qua abbiamo il segno dell'acquario, del pesci, bilancia come te, gemelli, ariete, leone, sagittario, pesci di nuovo, sì, Capricorno, Vergine e Toro. Vediamo un po' cosa ti dicono i miei oracoli, lui, lei. Per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona, questo re di bastoni? Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Ci sono ottime prospettive, questa persona è molto volenterosa nel darti. Nel darti. Siamo una coppia sacra, dice. Cioè il sacro cos'è? Ti mi do, mi do, mi do. Ok? Vediamo cos'altro. Ho sempre avuto paura delle mie emozioni, ho sempre indossato una corazza per proteggermi. Poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. Qua c'è una persona che ha indossato sempre una corazza per proteggersi, no? Qua abbiamo anche
il re di denari molto concentrato sulle sue cose, ti pensa però è più distaccato, no? Più nella materia, più pragmatico, però con te tu gli hai denudato l'anima perché tu hai la papessa, tu entri in connessione empatica e spirituale con l'altro. Ok, vediamo cos'altro. Ora baciami stupida, e qua c'è questo re di bastoni qui che fa azioni, no? Non pensare a tutte le arzigogolazioni mentali, ora baciami, e passiamo al contatto. Attraverso il contatto ti voglio sentire, va bene? Quindi ragazze mie ragazzi, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.